Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questi pantaloni. Io l'ho realizzato con Titicada L3. Vediamo assieme le caratteristiche principali. In vita è presente un cinturino con elastico, ci sono delle tasche squadrate, ma la caratteristica principale è la forma della gamba. Io l'ho chiamata a banana. È arrotondata sul fianco verso l'esterno, mentre nell'interno gamba è arrotondata verso l'interno e sono presenti anche due pens sia sul davanti che sul dietro all'altezza del ginocchio per accentuare la forma del ginocchio e per accorciare sulla parte dell'interno gamba. Questa è la forma della tasca, qui si vedono le pens. Sul dietro anche sono presenti le pens. Per quanto riguarda la tipologia del tessuto, io ho utilizzato un lino, un tessuto fermo. È consigliato un tessuto tipo lino, cotone, shantung, dei tessuti abbastanza rigidi, sostenuti, così da rendere al meglio la forma della gamba. Vediamo assieme come creare il cartamodello. Mi trovo in Titicada L3. Per la creazione di quel modello ho selezionato sulla lista tipi il pantalone, sulla lista sottotipi base, poi ho cliccato crea un nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Compare questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata. Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore, precisamente nella pagina misure. La prima voce che trovo è l'abbassamento vita. Io ho abbassato la vita gli stessi centimetri dell'altezza del cinturino. Poi io vado a creare un cinturino alto 3 centimetri. Qui ho inserito l'abbassamento vita di 3 centimetri. Clicco subito applica misure e vestibilità e seleziono anche mostra quote, così si vedono i centimetri di cui è composto questo modello. Questa linea rossa rappresenta l'abbassamento della vita. L'altezza ginocchio, io lascio inserite le misure già presenti, ne cambio alcune. Per quanto riguarda la circonferenza fianco, lascio quella di default, voi dovete inserire le vostre misure. Per quanto riguardano le circonferenze del fondo del pantalone e del ginocchio del pantalone, per fare in modo che le proporzioni siano uguali a quelle del modello visto in foto, ma con le vostre misure, dovete fare in questo modo. Calcolatrice. Io tengo come riferimento la circonferenza fianchi, questa di default che mi propone il programma. Voi dovete usare la vostra circonferenza fianchi. Inserisco 98 cm e lo moltiplico per 0,33 uguale. Questa misura sarà la circonferenza del fondo dei pantaloni. 32,3. Utilizzo solo la prima cifra dopo la virgola. E clicco applica misure e vestibilità. Per quanto riguarda la circonferenza del ginocchio del pantalone, calcolatrice. Io prendo sempre come riferimento questa circonferenza fianchi, 98, e la moltiplico per 0,55 uguale. Questa sarà la misura della circonferenza del ginocchio del pantalone, quindi 53,9 e clicco applica. Per quanto riguarda la circonferenza vita, bisognerebbe inserire gli stessi centimetri della circonferenza fianchi, perché come vi ho detto è stato realizzato questo modello con un tessuto fermo e per fare in modo di vestirlo facilmente dovrebbe avere la stessa misura vita e fianchi. Però si possono fare alcuni centimetri in meno, anche se si utilizza un tessuto fermo. Calcolatrice. Si prende la misura dei fianchi, 98, e si moltiplica per 0,92 uguale. Questo valore 90,1 sarà la circonferenza vita che utilizzo io, 90,1, e clicco applica. La lunghezza del pantalone è un pantalone che arriva alla caviglia. Io ho inserito 96 centimetri. Per quanto riguarda la pens del davanti e la pens del dietro, la porto a 0, le elimino. Quindi 0,
0 e clicco applica. Le vestibilità non ho inserito nessun tipo di vestibilità. In vita non serve perché l'ho già calcolata qui. Per quanto riguarda i fianchi vi farò vedere dopo, quando andiamo a costruire la forma della gamba, se è il caso di aggiungere centimetri sui fianchi. Clicco l'iconcina abilita cinturino, clicco applica cinturino, l'altezza cinturino io ho inserito un valore di 3 centimetri e clicco applica. Tasca su bordi davanti. Clicco applica tasca davanti, clicco la freccetta e seleziono posiziona su linea vita e fianco. Qui impostazioni taglio tasca, seleziono l'iconcina e seleziono tasca tagliata tipo 2 e clicco conferma. Qui in alto vado a selezionare mostra quote tasche. Il T1 mi viene indicato che dal punto del fianco si trova a 9 centimetri e 2. Io ho fatto una tasca di 11 centimetri. È consigliato il T1 che si trovi a una distanza da 12 a 10 centimetri. Dipende anche dalla misura della vita e dalla forma che desiderate voi. Io sposto il T1 verso sinistra finché raggiungo il valore di 11 centimetri. Qui trovo posizione punto T1 con il doppio meno, perché vado in senso antiorario, si sposta di mezzo centimetro e con il meno singolo di 1 millimetro. Il T2 in questo momento si trova, nel mio caso, a 3 centimetri dal punto vita qui in alto. L'ho spostato in modo che si trovi a 9 centimetri, però prima vado a spostare l'S2, altrimenti vanno in conflitto. Altrimenti rischia di sovrapporsi all'S2. Qui c'è scritto posizione.S2 con il doppio più, senza un valore iniziale, solo proprio per spostarlo verso il basso. Poi sposto il T2 ed è qui il T2 in modo finché raggiungo qui il valore di 9 centimetri. L'S1, che è il sacchetto tasca, in questo momento si trova rispetto all'apertura, il T1, di 2 centimetri e 8. Io lo sposto finché raggiungo il valore di 6 centimetri. Qui ho l'S1 sempre col doppio meno che mi sposta il punto verso sinistra e poi il meno singolo. E ho raggiunto i 6 centimetri. Per quanto riguarda l'S2 rispetto al T2 si trova in questo momento si trova a 4 centimetri e 2. Lo sposto fino a raggiungere i 4 centimetri e mezzo. Qui dove c'è scritto punto S2 con il più singolo perché sto andando in senso orario. Però la forma della mia tasca, il taglio, non è questo, ma bensì questo. Per fare in modo di ottenere quel tipo di tasca, clicco personalizza tasca. Qui in alto seleziona mostra quote complete tasca. Clicco modo modifica avanzata. Viene già selezionato la linea TATB. In questo momento mi viene indicato che misura 7 centimetri e 9. La mia invece, quella della foto, misura 3 centimetri e mezzo. Qui c'è la croce e posso spostare il punto TB. Uso il doppio più della croce verso l'alto e il più singolo finché raggiungo il valore di 3 centimetri e mezzo ed ecco qui il mio taglio della tasca. Clicco OK. Se voglio un sacchetto tasca più profondo, dove c'è scritto profondità, clicco sul doppio più 2-3 volte, in questo modo. Trascino la barra verso il basso, clicco crea modello. Ho tutte le parti del modello che ho creato fino adesso. Il cinturino è metà cinturino, come mi viene indicato da questa frase, cliccando 2 volte all'interno del modello, stabilisco già che questo lato verrà appoggiato sulla piega della stoffa. Clicco modifica modello in modo standard. Mi porta all'interno di gestione parti e queste sono tutte le parti che ho creato fino adesso.
Avrò delle parti con questo quadratino davanti senza la spunta e altre con la spunta. Quelle con la spunta sono quelle in questo momento definitive che porto in stampa, mentre quelle senza la spunta mi sono servite per creare queste definitive. Per fare in modo che il modello abbia questa forma arrotondata sul fianco e sull'interno gamba, prendo come modello non il mio davanti, il primo che trovo con la spunta, perché questo davanti manca di questa parte in alto che che è la parte della tasca, ma vado a selezionare il primo davanti che trovo e vado a modificare questo davanti, perché tutte le modifiche che faccio su questa parte, le parti sotto erediteranno le modifiche che andrò a fare. Modifica forma, seleziono IH, sposto la lettera H, che è il punto ginocchio, verso destra. L'ho spostata di 4 cm. È consigliato uno spostamento da 3 al massimo di 6 cm, dipende un po' dalle vostre misure. Qui ho il punto H con la croce, il doppio più verso destra, lo clicco 4 volte e qui vedo il valore. Vado a selezionare DC, sposto la lettera D sempre con la croce, il doppio più verso destra, dei 4 centimetri che ho spostato prima il punto H. Faccio in modo che questa parte di curva sia un po' più arrotondata. Dove c'è scritto tangenza su D, ho un peso in questo momento di un valore di 70. Lo aumento, lo porto a 100, cliccando il doppio più. Ho raggiunto il 100. Un'altra cosa che ho fatto per quanto riguarda il punto D, quindi il punto ginocchio della parte esterna del fianco, l'ho spostato anche verso il basso di 4 centimetri, sempre con la croce, col doppio meno, questo verso il basso. All'interno della parentesi vedo il valore dei 4 centimetri spostati a destra, quindi in X, e meno 4 sono i 4 centimetri spostati in Y verso il basso. Ho fatto questa modifica verso il basso perché volevo che la rotondità si trovasse più verso il fondo del pantalone. Prima di modificare la curva DE, seleziono la linea del fondo EF, mi viene indicata che è una curva a 2 punti, la trasformo in un segmento. Poi seleziono la linea DE e vado a modificare prima di tutto questo angolo. Lo faccio diventare più grande. In questo momento mi misura 107,26 gradi. Lo porto a 120. Qui dove c'è scritto tangenza su E, clicco sulla freccetta, seleziono angolo manuale e clicco qui dove c'è scritto angolo, il doppio meno inizialmente, fino a portarlo il più vicino ai 120. Anche questa curva, per fare in modo che sia più arrotondata, aumento il valore del peso. In questo momento è 50 sulla lettera E. Lo porto a 100 col doppio più. Poi, in base anche alla rotondità che desiderate, potete aumentare. A 100 potete portarlo anche a 110 o 120. Lasciamo 110. Quello che vi dicevo prima per quanto riguarda le vestibilità, questo punto C è il punto del fianco. In questo momento sui fianchi non c'è nessuna vestibilità, è la misura esatta dei fianchi. Si potrebbe lasciare così oppure vado a selezionare la curva CD, qui dove c'è scritto punto C, con la croce, il doppio più verso destra, posso aumentare, quindi sto dando vestibilità. Posso darne anche 2, dipende sempre da quello che volete ottenere. Io qui non ho dato nessuna vestibilità, infatti si vede che rimane aderente ai fianchi e poi da fianchi inizia la rotondità. Invece se voi volete che già dalla vita qui rimanga più arrotondato,
bisogna fare questo passaggio da 1 centimetro a 2 centimetri. Clicco conferma, seleziono, vado a vedere il davanti, quello con la tasca. Avete visto che la curva creata sul davanti base ce l'ho anche su questo davanti con la tasca. Se non vedete le scritte dopo il trattino, dovete andare qui sotto ad abilitare aggiungi tipo parte a nome. Seleziono il dietro pens, clicco modifica forma, seleziono IH, sposto il punto H come il davanti 4 centimetri verso destra. Qui ho il punto H con la croce, il doppio più verso destra, clicco 4 volte. Seleziono anche la linea CD, sposto la lettera D con la croce 4 centimetri verso destra. Come per il davanti, aumento il peso, qui dove c'è scritto tangenza su D, il peso mi viene indicato sono 70, lo porto a 100. E sposto la lettera D di 4 centimetri verso il basso, utilizzando la croce, il doppio meno, come ho fatto per il davanti. E nella parentesi devo avere questi due valori. Seleziono il fondo EF e lo trasformo in un segmento. Come ho fatto per il davanti, la curva di E l'ho modificata sia per quanto riguarda l'angolo e il peso. Vi faccio vedere come si può fare utilizzando una funzione di TTCAD. Clicco conferma, seleziono il davanti base, quello che ho modificato, clicco copia, seleziono il dietro pens e clicco incolla. Esce questa finestrella, seleziono la terza opzione, incolla la forma di una curva, seleziono, esce questo riquadro e io devo selezionare la curva DE. Seleziono curva DE ed ecco qui che il programma mi ha trasformato la curva iniziale uguale identica a quella del davanti. Questa funzione la posso utilizzare perché il davanti base e il dietro hanno gli stessi identici punti. E andiamo a verificare. Modifica forma, vado a disabilitare mostra disegno originale e invece abilito mostra una parte a scelta come sfondo. Ho già selezionato il davanti. Qui si vede questo rosa esterno è il mio dietro e questo più interno scuro è il davanti e come potete vedere sono due curve parallele. Il dietro è spostato perché il fondo è più grande, però sono uguali, identiche. Disabilito. Come ho fatto per il davanti, la lettera C, che è quella del fianco, per fare in modo che sia un po' che la curva parta già dalla vita e per dare un po' di vestibilità, la sposto con il doppio più. Posso spostarla di 1 centimetro o di 2 centimetri. Clicco conferma. Il davanti, questo davanti, il modello della fotografia, come vi dicevo, all'altezza del ginocchio, all'interno gamba, sia sul davanti che sul dietro, sono presenti due pens per fare in modo che l'interno gamba sia più corto per accentuare la forma del ginocchio. Clicco pens e pieghe, seleziono pens, seleziono IH, clicco applica una nuova pens alla parte linea selezionata. Compare una nuova immagine, questa è quella originale, questa è quella elaborata. Quella originale fa vedere il centro della pens dove si trova, sarebbe questa tratteggiata, mentre nella figura elaborata si vede proprio la pens. Però la pens che mi propone il programma non è quella che voglio io, quindi qui vado a modificarla completamente. Posizione su linea è l'ultima modifica che vado a fare. Prima devo fare tutte queste sotto. La lunghezza mi viene indicata che è 16,3.
è questa misura. La porto a 9 centimetri. È consigliato una misura dai 9 ai 10 centimetri. L'ampiezza è la base della mia pens, mi viene indicato 3,3, la porto a 1 centimetro e mezzo. Tipo correzione linea, clicco sulla freccetta e seleziono nessuna correzione. Correggi forma linea, la disabilito. Ora vado a spostare la pens in modo che questa linea, questo lato della pens, che è quella più vicina al punto H, si trovi a 4 centimetri. Per fare questo, prima disabilito qui in alto, abilita selezione, devo crearmi un marcatore, un punto di riferimento. Con il mouse clicco con il tasto sinistro sulla lettera H, lascio il tasto, compare questa linea blu che è il metro. Qui in alto dove c'è scritto D sta per distanza. Trascino il mouse verso l'alto finché qui compaiono 4 centimetri. Quando ho raggiunto i 4 centimetri faccio un doppio clic con il tasto sinistro del mouse e compare questo pallino. Faccio la stessa identica cosa sotto la lettera H, così mi preparo già il marcatore. Vado verso il basso finché qui compaiono i 4 centimetri e faccio un doppio clic. Ora vado a spostare posizione su linea finché questo lato raggiunge il pallino. Lo sposto con il doppio meno inizialmente perché lo sto spostando in senso antiorario, poi quando mi avvicino lo sposto con il meno singolo. Faccio anche un'altra cosa, la punta della pens ho fatto in modo che sia rivolta verso il basso. Qui dove c'è scritto tipo angolazione, clicco sulla freccetta e seleziono angolo rispetto alla perpendicolare alla linea. In questo momento ho un valore di 0,0. Vado a cliccare sul doppio meno finché raggiungo meno 10. Si vede che la punta è rivolta verso il basso. Vado a costruirmi l'altra pens qui sotto, sulla linea GH. Prima di tutto clicco Abilita selezione. Seleziono la linea e clicco Applica una nuova pens. Faccio la stessa identica cosa. Prima la lunghezza. Mi viene indicata 19 cm, la porto a 9 cm. L'ampiezza mi viene indicato 3,8, lo porto a 1 centimetro e mezzo. Tipo correzione, nessuna correzione. Correggi forma linea, la disabilito. Sposto la pens finché questo lato, che è quello più vicino al punto ginocchio, incontra il mio marcatore. Con il doppio più e poi con il più singolo quando mi avvicino. La punta della pens faccio in modo che sia rivolta verso l'angolo. Tipo angolazione, clicco sulla freccetta, angolo rispetto alla perpendicolare alla linea, è indicato 0,0. Adesso con il doppio più clicco 2 volte finché raggiungo il valore di 10 gradi. Ho creato le mie 2 pens sul davanti all'altezza del ginocchio. Clicco conferma. Ora nell'albero trovo una parte nuova, questa, dopo la lineetta pens. È quella con la tasca e le pens. La parte che mi è servita per creare questa la vado a disabilitare. Clicco sul quadratino e vedo che non c'è più la spunta. Faccio la stessa identica cosa su questo dietro pens. Vado a crearmi 2 pens qui sull'interno gamba. Clicco pens e pieghe, clicco pens, seleziono HI, clicco applica una nuova pens, lunghezza
9 centimetri, ampiezza 1 centimetro e mezzo, tipo correzione, nessuna correzione, correggi forma linea, disabilito. Ora la posiziono. Anche questa, il lato più vicino alla lettera H, voglio che si trovi a 4 centimetri verso l'alto. Per fare questo devo posizionarmi quel pallino, quel marcatore. Vado a disabilitare qui in alto, così il mouse diventa 1 metro, clicco sulla lettera H e trascino il mouse finché qui raggiungo i 4 centimetri. Dopodiché faccio il doppio clic con il mouse. Faccio la stessa identica cosa verso il basso, clicco sull'H e trascino verso il basso finché raggiungo la distanza di 4 centimetri. Ora sposto la pence con il doppio meno perché sto andando in senso antiorario. E poi il meno singolo per avvicinarmi più precisamente. La punta di questa pence la rivolgo verso il basso, qui dove c'è scritto tipo angolazione, clicco sulla freccetta e seleziono angolo rispetto alla perpendicolare. Clicco il doppio meno finché raggiungo qui i meno 10 gradi. Mi creo la pence sulla curva GH. In alto abilita selezione, seleziono la linea, clicco applica una nuova pence, lunghezza 9 centimetri, ampiezza 1 centimetro e mezzo, tipo correzione, seleziono nessuna correzione e disabilito correggi forma. Ora sposto la pence in modo che questo lato si trovi sul marcatore e quindi a 4 centimetri dal punto H che è il punto del ginocchio. Clicco il doppio più e poi il più singolo. La punta della pence faccio in modo che sia rivolta verso l'alto. Tipo angolazione, clicco sulla freccetta e seleziono angolo rispetto alla perpendicolare, clicco sul doppio più finché raggiungo i 10 gradi. Ecco qua le mie 2 pence all'altezza del ginocchio e clicco conferma. Ho una parte nuova che è questa, la parte che mi è servita la disabilito. Ora, per vedere di avere tutte le parti che mi servono da portare in stampa, clicco mostra solo parti non oscurate e vado a controllarne una alla volta. Questa è la parte del davanti con le pence e la tasca. Questo è il sacchetto tasca, questo è l'altro sacchetto, il cinturino e la parte del dietro con le pence. Perfetto, ho tutte le mie parti. Vado in margine di taglio. Il fondo del pantalone io l'ho rifinito con un nastro in sbieco, non ho fatto un orlo. Avendo anche questa forma non è facilissimo fare, un orlo che giri bene, quindi l'ho rifinito con lo sbieco. Per rifinirlo con lo sbieco non ho bisogno di questi centimetri, ma mi basta 1 centimetro, 1 e mezzo. Seleziono la prima linea, poi qui vado a cliccare seleziona, così posso selezionare e diventano verdi le altre parti, così in una volta sola le trasformo. Mi viene indicato tipo di taglio un orlo, clicco sulla freccetta e seleziono margine normale e inserisco un valore, io inserisco di 1 centimetro e mezzo, anche se in realtà basterebbe 1 centimetro e clicco applica. Vado in testi, clicco mostra testi brevi. Ho il pantalone del davanti. Testo da modificare, clicco la freccetta e seleziono nome parte. In questo momento andrei a stampare tutto questo nome, perché è il nome di tutti i passaggi che mi sono serviti per arrivare a creare questa parte finale.
però a me basta sapere solo che è il davanti, quindi tutta la parte qui dietro la posso andare a cancellare. Qui dove c'è scritto testo breve, metto il mouse e cancello tutta questa parte e lascio solo davanti. Se voglio dare un nome uguale a tutte le parti che ho creato, seleziono sulla freccetta testo libero, qui dove c'è scritto testo breve. Questo modello io l'ho chiamato Mod VT 25 e clicco assegna tutte le parti. Voi potete mettere un nome vostro. Clicco stampa. Questo è il cartamodello appoggiato sulla stoffa. Questa è la quantità di stoffa necessaria per realizzare questo modello. Qui a sinistra ho le stampe disponibili. Questo è il davanti. Questi rettangoli rossi sono i fogli in A4 che mi servono per realizzare questo modello. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!